Tra i più diffusi e spesso detestati abitanti delle nostre metropoli c'è senz'altro la columba livia, meglio conosciuta col nome di piccione. Tengo una idea para un soggetto. Ma ti sembra il momento? Primera regla, appena lo prendi, lo stendi. Como quieres. Tanto está lleno de gente que te gustaría. Shh, la madre que te os parió. No soy a 1600 kilómetros de mi casa para venir a ver una película de mierda y farme fare. Dai, ok, va bene, ti ascolto. Dimmi la tua idea. Però piano. Mira, y pichoni cagan a los hombres. Y esto es normal. Pero yo me domando, ¿por qué no son los hombres que cagan i pichoni? ¿E cosa? Devo fare tutto io? Ora il soggetto ce l'hai, trabajaci su. Cafone! Es roba fuerte, no? No? Da sempre il piccione viene usato per trasmettere messaggi, ritornando infallibilmente alla piccionaia anche da 800 km di distanza. Tale devozione al focolare domestico l'ha reso simbolo universale dell'amore. In alcune regioni dell'Africa la coppia di piccioni viene donata ai novelli sposi come auspicio di un'unione felice e anche noi definiamo due innamorati inseparabili piccioncini. Non è un caso. Il piccione infatti è monogamo e fedele al partner per tutto l'arco della sua vita. Come me, che tra poco andrò da Sara e le chiederò di sposarmi. A questo punto un uomo può reagire in due modi: un eccesso di sconforto o un eccesso di ragione. L'area occupata da un maschio adulto in posizione eretta visto dall'alto è di 600 cm² su un'area del piazzale pari a 25 milioni di cm². Esiste quindi una possibilità su 41.666,6 periodico che una cacca cade nel punto in cui mi trovo. Un piccione evacua circa ogni mezz'ora e considerando 5 piccioni operanti in questo spiazzo risulta che gli pioveranno feci ogni 6 minuti circa. Stando sul piazzale per 20 secondi ho una possibilità su 18 di esserci mentre cade una cacca sull'area di interesse, ma che io sia proprio qui nel momento in cui cade proprio qui è una possibilità su 750.000. Siccome in una vita umana di media durata ci sono 27.375 giorni e solitamente solo uno di questi chiedi alla tua donna di sposarti, le probabilità di essere centrato in questo piazzale proprio quel giorno scendono a 1 su 20.531.250.000. È impossibile, a meno che non ci sia una volontà precisa. Già, ma di chi? No, aspetta, che cos'era quella roba? È una metafora. No, non è una metafora. Hai messo un piccione in posticcio nella mia storia. Io, discutiamo todo el tiempo. Adelante, seguilo, vamos, que en 3 minutos te quiero aquí. Io... Il piccione è un messaggero, perciò qualcuno deve avermelo mandato. L'ho sentito in un documentario e siccome torna sempre da dove è venuto, se io lo seguo scoprirò chi è stato. Sono sicuro che c'è una buona ragione, sì. Oddio, ma quella... Giuro che non è come pensi. Giuro che non è come pensi. Io penso che stavi limonando. Sbaglio? Tu guarda, hai una spalla smerdata. È con il nostro vicino di casa. Oi là, anche tu qui? Sigarillo? Ma come hai potuto? Dimmi che è stato solo un bacio? No, ma mica penserai che io e lei... No. Guarda che c'è stato un equivoco, io posso spiegare. Ok, spiega. Sì. Hai presente la... Sai l'equilibrio tra i fluidi, no? Sai la scienza, quella roba lì, no? Cioè, tu hai un bicchiere che è pieno così e l'altro bicchiere è pieno così. Se li metti in comunicazione, finiscono per avere lo stesso contenuto. Cioè, io sono un bicchiere, tu sei un altro bicchiere e la patata qui fa il fluido. E va bene, me lo sono fatto. Ma cosa vorresti che mi sentissi in colpa? Non ti sei accorto che non comunichiamo più? Ricapitolando, lei si spupazza a un altro, anzi, proprio il nostro vicino di casa. Ma dimmi tu, deve essere stata ben astuta a non farsi scoprire. Oh,
ci picchia? È finito il sale. Vado a vedere se ne è il vicino. Ci vediamo alle 7, maialino. Serata romantica. Da un lato sole, dall'altro la luna. Dalla parte serena. Ehi, serata single! Per fortuna che ne aveva lui di sale. Mi avrei regalato tutta la mia vita, non fosse stato per il piccione. E se l'avesse mandato lei? Ah, per favore, questa non ha nemmeno il controllo della sua passera, come può ammaestrare i piccioni? Ma cosa sto dicendo? Io ho bisogno di capire. Allora è un sì o un no? Cosa? Andiamo. Mi ha fatto piacere vederti, eh. Oh, mica te la sarei presa, no? Ciao vicino! Non sai perché, ma vai. Vai a perdifiato, dietro un senso che forse non c'è. A volte è troppo difficile arrendersi all'idea. L'ho perso! Come sarebbe che l'hai perso? Torna indietro! Una storta. È difficile arrendersi all'idea che la vita, come le brutte sceneggiature, alla fine non significhi un cazzo. Ah, eccoti! C'è un alieno! No, ti prego, non Che adesso. passa? Appena lo prendi lo stendi, no? Ma fatti vedere, tu stai di merda! Che merda! Non sai neanche cosa è successo. Ho incontrato Sara che Un alieno morto, resuscitato dalla CIA! Un alieno zombie! Hai la CIA in Italia? Direi di no. Vabbè, gli alpini lo resuscitano, lo addestrano. Ok, l'alieno non è che si trovi male, però non è quello che voleva. No? No, por Dios, perché uno dovrebbe attraversare le galassie per venire aquí così lontano de su casa? Non lo so. Per conquistare il mondo? Por lo que yo quiero, y tú también quieres, y todo el mundo quiere. El amor. Ok. Miguel, ok, ho capito, ma io stavo seguendo, sai, il piccione. Oh, ya. Vamos, amigo, fai lo che devi fare. Però non dimenticarti l'alieno, gli alpini e l'amor. Y la seggiola. Quando ho detto che mi sarebbe piaciuto fare un film, avevo in mente qualcosa di potente, tipo, che ne so, per $1 milione, ma anche meno. Anche 300 non è male. Questa è Sparta! Invece in che razza di storia sono capitato? E adesso cosa c'entra questa idea dell'alieno, degli alpini? No. Stai concentrato sulla storia. Ricapitolando. La richiesta di matrimonio. Il vicino. La merda. Il piccione da inseguire. E adesso lei. Sei proprio tu che da sempre popoli i miei sogni. Forse era Cupido quel piccione che ho seguito. Però allora la freccia era la merda. Vabbè. Ma è una gemma preziosa. Sei il tuo messaggio. Tu che sazi. Tu che mi chiami. Sta minchia! Tu che mi aspetti. Eccomi, ti trovo ora. Ma so che eri già mia. Scusa? Ma che cazzo vuoi? Fenomeno, vuoi una foto? Fuerte, ¿no? Sì. Anche se la scena dell'incidente ¿Qué pasa? ¿No te gusta? è solo che... ¿Qué quiere decir? ¿Que è fatta de mierda? C'è gente che studia una vita su questi effettini, che si fa un culo así para pagar l'affitto. También a 1600 chilometri da su casa. E arrivi tu e dices che è una mierda. Come avresti fatto, genio? Te siento.
Boh, ci avrei messo tipo una scenetta cretina di intermezzo e poi lo avrei preso che era già a terra. Mi stava fissando al rallentatore. Io... Capo, vai via, cazzo! Capo, sei vivo, eh? Avete visto tutti che è vivo, sopravvissuto, eh? Se tu sopravvivi, tu non denuncia me, eh? Tu addosso a me, no io a te, Signore mi sente? Signore mi sente? Lei ha la pupù sulla spalla, signore! È stato un attimo, io ho cercato di fermarlo, ma... L'equilibrio dei fluidi! Vai via, via! Se sopravvivi tu non mi denuncia, Facciamo pari, io addosso a te, tu addosso a me, Signore mi sente? Sembra un film, ma è proprio così. Ti passa davanti tutta la vita, ricapitolata. L'infanzia, l'adolescenza, il DAMS e poi Sara, i primi mesi, i mesi dopo, il secondo anno, e il terzo. Amore, senti come trivella il vicino? Grande. Questa volta deve aver trovato una bella maiola. Amore. E poi una forza che ti trascina. Dissolvenza al bianco e no, non ditemi che finisce qui, signore, non credo di essere pronto. Ok, immagino sia una scusa comune, ma ancora almeno un paio di scene, se no poi tutta questa storia non ha senso. Poi giuro che non faccio più ste cazzate, né alieni né niente, solo più Shakespeare, peggio Chekhov, Ibsen, o roba di denuncia. Giuro che se mi riporti indietro vengo a dirti grazie. Non giurare neppure sulla tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Matteo 5,36. Sei in anticipo. Ma che succede? Io seguivo quando qualcosa mi ha portato qui. Chi credi sia stato? Non lo so. Goku. Non sei qua per scherzare, ma per dire grazie. Vieni, prendi ristoro. Io solo un dito, per carità, non esagero. Sai, quella dei bicchieri, uno pieno così e l'altro così, che ce l'ho... Non ha importanza. Avanti. Qual è la storia che lasciavi in sospeso? Ops. Monsignore... Non è niente. Che vuoi farci? Le ho provate tutte con queste... bestiole. Bisogna rassegnarsi. Tu, piuttosto, cosa ti ha ridotto così? Mi sembra di aver percorso 800 chilometri e avventure e pensieri per distrarmi, ma gira che ti rigira torno sempre al punto di partenza. A lei? Se può consolarti, sappi che prima di trovare questo buon ritiro, come amo chiamarlo, ho preso anch'io le mie sbandate. Donne. Lingua mia fatti muta. Sono maschio anch'io. Donne, quante ne amate. Quelle sincere. Guardami negli occhi, giuro. Io amo solo te. Quelle sorprendenti. Sorpresa! Le donne distratte. Caro, questa pensavo di prenderla io. Perché? Dove vai? Oh, già, che stupida, non te l'ho detto. Ti lascio. Perché? Bruce dice che è meglio per tutti. Bruce? Ma che cazzo è Bruce? Oh, già, che stupida, non te l'ho detto. È il mio amante. Quindi te ne vai col tuo amante? E nostro figlio, allora? Oh, già, che stupida, non te l'ho detto. Non hai tuo figlio. Ma soprattutto le donne sincere. L'altra volta ho mentito, è vero, ma stavolta lo giuro. Non c'è nessun altro. Donne decise. Sì. Pudiche. E attente. Sì. No, figurati. Io un altro. No, dai, stavolta sul serio. Ok, Eminenza, credo di aver capito. Credo di aver capito anche il motivo per cui lei abbia deciso una vita di penitenza. Almeno lui sta zitto e lascia correre, ecco. Ebbene, la morale di tutto? Ricordati di Levitico 25:6.
Non v'è gregge senza cane, desinare senza pane, né donne che non siano più... No, padre, sti calmi, E allora trovatela tu stesso, la parola di saggezza, se sei tanto bravo. Avanti. L'idea che mi sono fatto, ricapitolando, è che se io vado contro il furgone viene contro di me. Se io incontro Miguel incontra me. Se io vedo, scusi il termine, padre, la tettona del parco, lei vede me. Se perdo l'operatore perde me. Il bicchiere si riempie, la bottiglia si svuota. Si chiama equilibrio dei fluidi, sa? Insomma, c'è in ogni cosa una reciprocità, una spinta che risponde a un'altra spinta. Ma in amore... Oh, in amore non funziona. O almeno, funziona diverso. Le provi tutte, ma ti devi rassegnare. Un po' come con queste bestie di Satana. Già! E d'altronde, se ogni uomo che ama venisse riamato, per ogni piccione che caga su un uomo, ci dovrebbe essere un uomo che caga su un piccione. Cosa che, fatta eccezione per rarissimi casi, non accade. Padre, da voi oggi imparo 2 verità. La prima è che è possibile bere un fiasco di vino fuori pasto senza vomitare. La seconda è che il piccione è davvero una bella metafora della... Padre reverendo, da voi oggi imparo una sola verità. Davvero il piccione c'entra con l'amore. Ti colpisce contro ogni logica. Proprio te che non te l'aspettavi, contro miliardi di possibilità. E quando ti ha centrato, è difficile farlo andare via. Prende forme bizzarre, fugge quando lo insegui, e quando smetti di pensarci, è di nuovo tra i piedi. Non obbedisce a regola alcuna, né alla volontà, se ne frega della rabbia e delle troppe buone ragioni, come l'amore può far male e portare malattie. Per poche briciole si ingrassa, ma per meno ancora sparisce. Scavalca le distanze e i tempi, perché alla fine, anche quando credi che non tornerà, torna. I suoi sono confini più larghi dei nostri. E così quando ad un tratto cominci a fidarti, solo allora ti lascia coperto di merda. Una minerale fuori frigo, 2 cervelli e un cuore. 2 cervelli e un cuore. Il nuovo film di Diego e Miguel. Prossimamente al cinema.